Eccoci, ciao Carmela, ciao Monica. Ciao Lucio, ciao Monica. Come Ciao. state? Io bene, Vai Carmela, parlaci tu. emozionata. Vai coi punti, prego. Allora, i punti avevo messo mio papà, che è disincarnato, e, e quindi vorrei sapere, è morto di cancro, di sigaretta, all'età di 52 anni. Poi mio papà ha vissuto praticamente in prigione, è stato arrestato prima che io nascessi, quindi io sono praticamente orfana di legge. Quello che si dice orfana di legge, perché mio papà è stato condannato all'ergastolo e quindi ha perso la patria potestà su di me. Mia madre, totalmente anaffettiva da sempre, quindi io poi all'età di 5 anni sono stata messa in istituto tipo orfanatrofio religioso di suore. E sono cresciuta lì, ho studiato lì fino alle medie e poi dopo ho reintegrato la famiglia di mia madre che aveva un altro compagno e altri figli in Svizzera. E da allora, io avevo 12 anni, e da allora ho vissuto in Svizzera, mi sono sposata, ho avuto i miei figli. Ecco, questi sono un po' i punti base. Poi i miei figli che ho avuto la prima per parto normale e i due maschi per parto cesareo, perché non riuscivano a uscire. E, il terzo figlio l'ho avuto dopo 21 anni dalla prima e 18 dal secondo. E Carmela, perché? allora, aspetta, i figli li chiamiamo con i coniugi, tuo ex marito nel cinema, giusto? Perché sono tutti Sì, viventi. sì. Poi tu mi hai scritto i ragazzi che hai seguito, perché sei stata Sì, insegnante? ragazzi, che io in Svizzera ero animatrice giovanile Ok, e 30 anni fa con questi ragazzi abbiamo creato un coro e è ancora attivo. E quindi tutti questi ragazzi io li ho seguiti da quando avevano 5-6 anni adesso che hanno i loro figli che sono venuti poi, hanno integrato anche loro, anche sì, il coro e sono molto affezionata a questi ragazzi. ok, questo è il Li vorrei cinema. chiamare nel cinema, sì. Disincarnati sono tuo padre, i nonni e un amico, Allora, giusto? questo amico ho avuto dopo, cioè tra il periodo di crisi con il mio ex e la separazione, ho avuto una relazione con lui Ricordati, molto forte. Carmela, che tu lasci i punti, che la sessione è tua, ma se parli di altre persone potrebbe non essere gradito alle altre persone, quindi cerca di Eh sì, dosare i dettagli, eh? Sì, no, certo, però magari i ah, parenti, so, comunque dosa i dettagli. Dici che è un amico che vuoi chiamare, va bene, noi sappiamo chi sì, è, mm, e io ok, lascerei le cose un po' anonime, perché se no magari qualcuno ti riconosce ma come? Ma quello è mio papà, ma quello è mia mamma, così capito? Non è ok, proprio magnifico. Se lasci i punti, lasci il viso, bisogna essere un attimo accorti. Quindi va bene, amico, ok, padre e nonni. Tu mi hai detto, ma madre anaffettiva, primo punto. Andiamo proprio a punti, non storia della tua vita. Cioè, dobbiamo lavorare a punti. ok. Fibromialgia nel 94. Due parole, vai. Diagnosticata nel 94, ma che io sospetto soffrirne già da bambina. Ok. Terzo punto. Terzo punto non mi ricordo, dimmelo tu. L'orfanotrofio, in realtà me ce l'hai già Sì, detto. quello, sì, Quarto punto, relazione intensa con un uomo sposato. sì. L'amico che ti stavo dicendo. Ok, la relazione intensa, ok. Che ora morto. Ok. Poi puoi fare un check alla casa e ai guasti di questa casa. Sì, perché da quando ho preso possesso della casa, mese di agosto, dopo
uscivano sempre dei problemi che mi hanno portata a spendere, avere spese non previste, perché la casa sembrava in ordine, mi hanno fatto credere che era in ordine, invece c'erano tante, vabbè, che poi sono venute fuori. Un giorno una cosa, 2 giorni dopo un'altra cosa. Va bene, iniziamo. Arrivo subito. E poi, Sì. posso dire ancora una cosa? Mhm. Poi ancora una cosa che volevo, così passando, è che io ho fatto durante la mia vita spesso dei sogni inerenti all'acqua, in particolare al mare. Cioè, quando a volte ho notato che era quando io ero in difficoltà e sognavo di essere travolta dall'acqua, a volte era acqua molto forte, onde molto alte, oppure altre volte era acqua molto sporca, cioè che non vedevo dentro l'acqua, così. Piano piano ho un po' imparato a tenere conto di questo avvertimento del sogno, ma perché l'acqua? La mia domanda è questa, Mhm. in Va bene. particolare il mare. Ti attivo il tuo Perché ho microfono. scelto la Sardegna? Come... Ti disattivo il microfono a dopo. Fatto io. Lascia. Bassa, non ti vedo. Bassa. Ok. Bene, Monica, conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Quello che mi presenta sono due immagini, una a fianco all'altra. C'è un teschio messicano, quindi con tutti i fiori all'interno, e in bocca ha una sigaretta, questo teschio, e accanto c'è Crudelia de Mon. Ok, ti dà l'autorizzazione Carmela? Sì, non aspettavo altro, dice. Ok, significato del teschio. Mi dice con abbastanza chiarezza che sono i suoi due genitori, il padre e la madre. Il teschio è proprio a rappresentare il padre e Crudelia de Mon è la madre. Quindi la sigaretta, tumore ai polmoni, Cordelia De Mon perché è anaffettiva. Sì, però teschio anche un po' richiama il galeotto. Ah, ok. Entrambe le cose, sì. Io non ho capito una cosa, la mamma, tua mamma Carmela è viva? Sì, ok. Allora, apriamo subito le porte del cinema, chiamiamo la mamma, i figli con i rispettivi coniugi, l'ex marito e tutti i ragazzi del coro, comunque che ha seguito come insegnante, precettrice. Ah, loro sono i primi ad entrare. Proprio con grandi festeggiamenti. Sono molto contenti di essere qua, riunirsi fra di loro e con lei. La madre di nuovo si presenta in quelle sembianze lì, come Crudelia de Mon. Ha una pelliccia fatta di cagnolini? E qua mi viene tipo un boa tra un po' sfumature bianche, grigie, nere. Vedo questo adesso, più che altro, la parte superiore. Presentandosi nel cinema, la madre accetta di vedere le cose come stanno. Sì, c'è questo sguardo un po' di sufficienza, però si è già seduta. A I figli? sinistra, tipo in quarta fila. Sì, quarta fila. Sì, i figli ci sono.
però non è che hanno la stessa partecipazione di questo gruppo di ragazzi che lei seguiva, un po' meno partecipi. Ok. I coniugi dei figli? Cioè i ragazzi sono i figli, intendevo. Ma una non c'è, cioè un figlio mi sembra da solo. Sì, l'altra c'è. Ok. Vibrazione di Carmela. 23 miliardi, Consapevolezza. 170%. PS e PM. PS mi viene 54%. Vite precedenti. 1821. Cervello. 6,5%. Entità eteriche. Ma le mostra tutte in bianco. Cioè? Mi mostra una tigre albina, Ok. poi mi mostra tipo, non so, mi viene da dire Mosè, non so perché Mosè, con una tunica bianca su una nuvola bianca. Mhm. E un corvo altrettanto bianco. Quindi, corvo Odino, Sì, tigre felinoide, sì. poi hai detto Mosè io lo vedo legato a Zeus. Zeus. Ok, esatto. Mm. Perché sono tutti albini? Dunque, aspetta un attimo, perché è una sorta di travestimento, no? Indossare il bianco per dare un aspetto di candore. È un inganno nell'inganno, diciamo. Mm. Ok. Conto fino a 3 e l'inganno se ne va. 1, 2, 3. Questi con chi pensano di avere a che fare? Mm, ok, sì, infatti, sono ritornati dei loro colori, insomma, che noi conosciamo di consueto. Devo dire che la tigre è esattamente come una tigre, come ce la rappresentiamo noi. Idem, diciamo, Mosè. Ma poi non è più Mosè, in effetti vedo proprio Zeus. Mm. Ha cambiato, ecco, anche l'abbigliamento. Mm. E il falco, insomma, è diventato sul marrone, nero marrone. Ok, entità mentale. No, EDL. 3 ne vedo. Entità mentali. 3. Sì, dimmi. Allora, attualmente 3, però vedo che per un certo periodo della vita lei era eh, collegata tipo a Yahweh. Mm. Ok, ma ora no, non lo vedo più questo. Ma questa è un'entità mentale? Lo vedo, non so, più come Elohim, però appunto più del passato. Le entità mentali quali sono? Non ho capito. Ah, non te l'ho detto infatti. Ok. Allora, mi dà dei nomi strani. Allora, mi dice un livello 3 e un livello 5. Il livello 3 me la chiama Subbuteo, il gioco Mhm. di calcio, e mi dice che l'entità mentale di questo livello lavora per fare in modo che lei non riesca a fare rete come vuole, non riesca a realizzare i gol che Mhm. vuole lei, come li vuole lei. Mhm. Opera per ostacolarla in questo modo. E questa è la 3. La 5?
A 5 mi viene Carillon e mi fa vedere come se in alcune circostanze della sua vita lei avesse la sensazione, e questo è il compito, no, di questa entità mentale, di non sentirsi esattamente padrona lei del proprio movimento e della propria decisione, ma c'è proprio come una carica dall'esterno, ok? Quindi è questa carica a determinare il suo movimento, la sua scelta. La vedo così. Come si chiama questa 5? Carillon. Impianti, vediamoli. Allora, mi fa vedere come 2 auricolari dentro le orecchie, di quelli per ascoltare la musica, no? Tipo. Poi mi fa vedere, e questo è mentale, però io lo vedo, non è eterico, è mentale. Poi mi fa vedere qualcosa sotto il collo, appena sopra le clavicole, direi. Poi mi fa vedere come dei filamenti, come se fossero quasi elettrici, io li vedo, no? All'interno sia delle braccia che delle gambe. E poi mi fa vedere come una specie di nucleo posizionato sotto l'ombelico. Boh, non so come dirti, sembra come una specie di sfera di piombo. A cosa servono i singoli impianti? Allora, questo qua, quello mentale vedo che la fa in un certo senso anche rimuginare molto sul suo passato, sul perché di determinate cose avvenute, sul perché di alcune scelte, sul perché di essere nata in una certa famiglia, eccetera. Un rimuginare che diventa anche un po' un tormento, ok? E quindi infatti me la ricollega all'entità mentale di livello 5 Carillon, come se lei iniziasse questo movimento di inerzia, no? Parte la carica, questo movimento di inerzia, e in questo movimento di inerzia ci sono tutti questi pensieri che a volte sono ripetuti, dove non trova una risposta e continuano a ripetersi. Il Carillon così, no? Gira. È presente? È come se aprissi, venisse su tipo una ballerina e la ballerina inizia a danzare, no? E a fare ovviamente questo movimento assolutamente ripetitivo. E quindi mi dice che è questo impianto mentale serve anche a creare questo, diciamo così, sequenza ininterrotta, no? Di continui pensieri. Sotto le clavicole è come se fosse un impianto mal riuscito che loro avrebbero voluto mettere alla gola e per qualche ragione la PS non ha dato la possibilità a che avvenisse l'impianto alla gola, ma sotto le clavicole. Questo perché lei ha proprio una forte connessione tra gola e cervello. E infatti lei è molto attratta dalle lingue, parla molte lingue. Sia poi le piace ascoltare, ma le piace anche molto pronunciare, no? Giocare e vedere il suono che fanno. E quindi l'entità avrebbero voluto metterglielo alla gola, ma non sono riuscite e allora gli hanno piazzato un po' più sotto. Ok. Poi questi filamenti diffusi, chiamiamoli così, collegati a una sorta di fibromialgia, di dolori muscolari, che sono comunque un modo per interferirla, per rallentarla,
perché lei è molto dinamica, tende a fare moltissime cose durante la sua vita, tante esperienze, e quindi c'è una volontà, invece di frenarla, di rallentarla, perché chiaramente più esperienze fa, più evolve. Ok, E poi va bene, chiamiamo... c'era questo nucleo, diciamo così, sì, a livello più o meno genitale, addominale. E lì vedo che effettivamente è proprio una sottrazione di sua energia sessuale che soprattutto in un certo periodo della sua vita è stato molto molto forte. Infatti adesso cioè, c'è ancora, no? Però è meno utilizzato, meno attivo. Ok. Quindi la causa esoterica della fibromialgia l'abbiamo già detto. Sì. Cosa però l'anima di Carmela ha voluto direi, comunicare a Carmela, siccome ogni malattia ha un significato, no? Animico. Non c'è nessun intaccamento profondo, non c'è nessuna vera interferenza. E quindi qual è il motivo? La causa esoterica qual è? La causa esoterica è proprio farle fare una specie di passaggio, lei mi dice, dalla materia alla coscienza. Vedo che nel corso della sua vita Carmela sta proprio facendo questo percorso, sta sempre di più, diciamo così, evolvendosi e comprendendo che le cose concrete e materiali sì, sono importanti, ma sta sempre di più capendo che quello che le muove, che quello che le crea è qualcos'altro, è la coscienza, è l'anima. Mhm. E quindi partendo proprio da queste esperienze, come le facesse vedere, vedi, anche una cosa così profonda, fastidiosa e anche invalidante come la fibromialgia che ti ho fatto comparire fin da quando eri bambina, Mhm. cerca di comprendere che è solamente relativa alla materia e la coscienza può trasformare questo. Lei oggi l'ha trasformata? Lei usa molto il suo corpo per i suoi vissuti, no? Come poi d'altro canto facciamo tutti. Devo dire che questa in parte è riuscita a comprenderla e sì, però ha creato magari anche altri tipi di somatizzazioni. Quali? Questo gonfiore al collo che lei ha ravvisato ultimamente, Mhm. io lo vedo collegato al ricordo del padre che in questo momento la assilla molto, no? E di nuovo ha iniziato ad abitare molto fortemente dentro di lei. Mhm. Il padre era un incallito fumatore e questo cancro vedo che aveva preso proprio anche la gola. Mhm. Ed è bello perché poi invece per lei la gola ha un significato invece di valore, lei sboccia attraverso la gola, perché vedo proprio che è importante la Cantava, voce. Sì, certo, sì, sì. cantava, no? Sì. Cantavi. Mm. Chiamiamolo questo padre. Mm. Beh, insomma, i nonni sono tutti e quattro, no? Immagino, sono quattro i nonni. Padre e amico. Anzi, direi l'ex. L'ex. L'ex è arrivato dicendo abbiamo tanti bei ricordi insieme. Il padre... Il padre, sai che cosa? Che le sta venendo anche così tanto in questo momento, in questo periodo, no? Cioè, lei ce l'ha sempre avuto, per carità, nel cuore, eccetera. Però in quest'ultimo periodo è come se ci fosse stata proprio una riconnessione fra di loro, perché lui ha proprio bisogno di questa spinta alla consapevolezza, perché purtroppo io vedo che
ne ha avuta poca durante la sua vita. Ha avuto tutta una serie di circostanze che l'hanno molto frenato, bloccato nella sua crescita. E lui la sta cercando anche per questo. Diamogli una Vic. Sì, decisamente. Adesso si è trasformato perché non è più quel teschio lì che mi aveva presentato all'inizio. È un uomo. Un po' magro, lo vedo. Un po' deperito. Però adesso ha sembianze umane. Non è più ossa. C'è anche della carne, non tanta, ma c'è. È un po' triste, un po' rassegnato. Avrei voluto fare una vita diversa. Ha detto. Sì. Ok, diamogliene un'altra di Vic. Ho scelto di vivere la mia vita così e ne ho fatto tesoro. È stata dura, ma ho accumulato molti tesori. E mi serviranno per la vita prossima. Messaggio alla figlia, che praticamente non ha mai conosciuto. Sì, cioè sì, però vabbè. Orfana di legge, quindi. Però ti ho pensato tanto. Non c'era giorno in cui non ti pensassi. Ho sbagliato tante cose sono andate storte, però per me sei stata importante. Ma so che tu l'hai sentito. Lo vedo così, tipo come se fosse proprio in una cella, seduto sul lettino, con la testa fra le mani, che è come se volesse uscire, no? Volesse proprio esercitare le sue facoltà mentali per potersi smaterializzare, uscire da lì e poter andare da lei. Anche perché era come se in un certo senso comprendesse che non fosse in buone mani, però che comunque la madre non le avrebbe dato tanto, affettivamente parlando. Ok. E lui dice che anche sua madre era così. Nonni. Non facciamoli parlare tutti e quattro, come li vedi? In generale vengono tutti? Io vedo un signore più che altro. Vedo un signore tipo che, non so, un qualche tipo di arma in mano, un po' un'arma retro. È il padre di lui o di lei? Penso di lui. Un'arma. Quindi, insomma, malavita. Sì. Sì. Così. Va bene. Portale aureo a tutti. Il messaggio dell'amico ex amante è solo quello che ha detto? Non so, mi dice hai accanto la persona giusta. E chi è? Un amico che le sta vicino, che è la persona giusta. Monica, questo amico ex amante è la fiamma? Era la fiamma? Sì. E il marito? No, ovviamente. No, decisamente no. Non lo è. Ok, portale aureo per tutti i parenti di tutte le generazioni di Carmela e questi che ha chiamato. Ok. Il padre, non so, mentre entrava ha buttato fuori le sbarre della prigione. Bello.
Adesso si sente finalmente libero, leggero. Era molto Beh, importante, molto atteso dal padre questo passaggio. beh, sì. Tutto quello che poteva portarsi dietro un'esperienza del genere adesso non c'è più, quindi si potrebbe tranquillamente reincarnare in quello che desidera e non io non mi merito, quindi devo ricominciare da zero, quindi devo... No, un gioco. Portale Auro serve a quello. Non credo che le entità siano tanto contente di sto portale Auro, ma sti cazzi. Va bene. Ci sono entità, impianti, conseguenze attuali circa la... Lo chiudiamo, eh? Salutiamo tutti e Certo, chiudiamo. Mhm. sì. Circa la permanenza in orfanotrofio a 5 anni di Carmela. Allora, mh, c'è stata una repressione, diciamo così, no? In generale. Eh, quindi di fatto come una sorta di voler uniformare tutti quanti i bambini, non voler far spiccare uno più dell'altro, non voler far sì che ci fosse il naturale emergere delle loro differenze. Mhm. E questo vedo che però su di lei non ha attecchito tanto, perché lei invece ha voluto realizzare chi era, ha voluto comunque andarsi a scoprire e infatti adesso la sua emozione di questa sessione è proprio nel trovarsi di fronte a se stessa. Quindi loro hanno cercato tanto questa repressione, ma su di lei ha funzionato fino ad un certo punto. È vero che questa esperienza qui è anche connessa alla sua entità mentale subbuteo, perché con questa grande repressione hanno proprio voluto interferire sulla sua possibilità di fare rete, di fare gol, di realizzare i suoi obiettivi come le piaceva a lei, no? E hanno un po', diciamo così, tramato per poter consolidare questa entità mentale. Però io vedo che lei si è riscattata alla grande, anche se vedo che questi intoppi domestici che ha avuto, no? Quindi vari lavori che spuntano fuori, eccetera, eccetera, sono proprio da ricollegarsi a questa entità mentale qui, subbuteo, dove è come se le volessero impedire, capito, la vera realizzazione, il vero goal, il raggiungere la sua meta. E vedo che questo ha radici molto profonde, però partendo proprio dalla madre, perché vedo proprio che la madre, vedo siccità, secchezza, aridità. Ci sono... Sì, dimmi. Questa secchezza e questa aridità ha fatto sì che fosse un po' più difficile per lei seminare. Ci sono vite parallele, passate parallele tra Carmela e la madre. E intanto le vedo già litigare qua. Vedo tipo che la madre era, allora, come se fosse una specie di capocameriera, e, e Carmela è una delle cameriere e vedo che la critica molto nel lavoro che fa, come lo svolge. Ogni pretesto è buono per farle un'osservazione, per umiliarla magari anche davanti agli altri, cose del genere. Mm. Questa situazione qui. Questa è una vita che vedo. Mm. Mhm. Mm. Mm. Ma qua invece era un po' l'inverso, nel senso che Carmela era il padre e la madre era un figlio. Vedo che era un po' burbero, un po' aspro. C'erano un po' invertiti qua i ruoli. Però, anche se era burbero e aspro, in verità qua c'era dell'affetto, ma sai che cosa? C'era proprio difficoltà a tirarlo fuori, come se fosse una cultura, ecco, che gli impediva, no, di esprimere l'affetto, però c'era qua. Però il bambino aveva recepito molto male questo tipo di approccio. Adesso mi fa Ok, vedere queste due.
Qual è la causa esoterica della scelta e dell'amore per la Sardegna come tappa, diciamo, definitiva dove vivere da adesso in poi? Ma lei ha proprio la forza e determinazione a liberarsi di tutte le sue interferenze, ok? Quindi di uscire da questo carillon, assolutamente. Quindi è proprio una terra ideale, no? Così anche un po' aperta, selvaggia. Poi indubbiamente lì c'è un mare spettacolare e lei è molto legata all'elemento acqua nel bene e nel male. E la vedo anche come se lei avesse bisogno proprio un rapporto con la terra più in senso allo stato brado, Eh, senza neanche troppi comfort, troppe cose superflue. La vedo che in questo suo processo di evoluzione lei sta anche un po' minimalizzandosi da diversi punti di vista. Minimalizzandosi? Sì. Cioè? Si sta levando questi orpelli superflui. Ah, sì, Mm, certo. sì, sì, andando verso una sorta di minimalismo che è poi l'essenza, per arrivare all'essenza, ciò che veramente conta. Quindi si vuole liberare delle cose di troppo superflue, eh, dell'esteriorità, di ciò che è troppo. E vuole ritornare proprio a una semplicità, a un'essenza. Ecco. Mhm. Causa esoterica dei numerosi guasti nella casa qui in Mm. Sardegna. È quello che abbiamo visto. Ah, tra l'altro mi fa vedere che mi fa rivedere la parete che ci ha fatto vedere, no? E a proposito di questo ritorno alla semplicità, mi fa vedere che le piace il grezzo, Mm. ciò che è lavorato poco, ciò che è più naturale possibile. Niente, riguardo a questi guasti è proprio quello che abbiamo visto, no? C'è sempre questa entità mentale che non le vuole far raggiungere appieno il suo obiettivo, il suo benessere. La ostacola in questo, quindi. Però vedi come vedi adesso lei non ha più grandi ostacoli, no? Sono comunque delle cose di un'importanza relativa, proprio perché comunque lei è messa molto bene nel suo cammino evolutivo. Ok, ma ci sono delle entità che hanno creato questi guasti? Sì, sì, lo vedo proprio legato all'entità mentale subbuteo, che è quella appunto che gli impedisce di vivere serenamente, perché le impedisce subbuteo è il gioco del calcio, no? È il gioco del Sì, calcio in sì. scatola. E quindi l'obiettivo è quello di impedirle di fare gol, ecco, pienamente. Quindi questa Mhm, entità mentale interferisce in questo senso. La mhm. ostacola nella sua piena realizzazione. Deve mettere così un po' i bastoni fra le ruote. Ed infine, causa esoterica del suo legame con l'acqua e in particolar modo col mare. La prima cosa che mi dice è che l'acqua è la madre. Ed è un modo per lei per collegarsi mh, diversamente, no? Alla madre, visto che di fatto in questa specifica vita non è riuscita ad avere una connessione che a lei sarebbe piaciuta con la madre, benché l'abbia scelta lei, questo tipo di connessione così, perché ovviamente l'ha scelta lei questo tipo di vita. Ma rimane comunque il forte desiderio di un contatto in generale con la madre e con il femminile. Mm, Mi fa proprio vedere come lei viene, non so, avviluppata dall'acqua in tutti i suoi aspetti. Mi fa vedere l'acqua del mare in particolar modo. Con lo iodio mi fa vedere come le apre i polmoni, come le va giù nella gola proprio. Mi fa proprio sentire come lei l'acqua la riesce a percepire a tutti i livelli, quindi ne riesce a percepire la temperatura, riesce a percepire i cambi dell'acqua in base alla profondità, in base al luogo, riesce a percepire quasi il livello di inquinamento dell'acqua. La vedo proprio in una vita in cui lei pescava a mano. Mm. Mm. Cioè, prendevi i pesci con le mani?
Sì, con le mani o poco più, Fiocine. ecco. Sì, 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 fiocine, sì, piccole reti, ma proprio piccole, ecco, no? Quindi prevalentemente c'era proprio un contatto diretto con il mare. E lei lo viveva a 360 gradi, oltre che come pesca era proprio la sua vita, dalla mattina alla sera. Mi fa vedere proprio lei costantemente sulla spiaggia, mi fa vedere lei fra dunque, sono tipo palme, direi, Mhm. che si aggira intorno a queste palme e che poi ha come sempre bisogno di ritornare a mettere i piedi nell'acqua. Quindi sta un po' sulla terra, ma sempre ha bisogno di ritornare nell'acqua. Infatti mi fa vedere che ha la pelle scurissima, abbronzatissima. C'è una qualche pratica che lei può fare nell'acqua del mare per aumentare la percentuale di cervello? Beh, lei mi dice che ha bisogno di toccare quello che appartiene al mare, per cui che possano essere semplicemente i sassi, le conchiglie o se volesse prendere l'iniziativa fare proprio delle immersioni. Mi fa vedere anche dei coralli, ecco, proprio un avvicinamento più profondo con il fondale. Però mi fa vedere anche gli scogli, eh. Anche il semplice fatto di andare su uno scoglio umido per lei è motivo di connessione molto profonda, perché il mare e l'acqua per lei si sente molto connessa anche così. Va bene. Che vedere di altro? Così, liberamente. Cosa ti viene da sottolineare nella situazione di Carmela? Che l'amico, come ha detto il suo ex, è effettivamente una persona valida, pur non è una fiamma, non so, è come più un rapporto quasi fraterno, mi viene a dire da, non so come dire, solidale, una forte amicizia, quasi come se fossero due uomini, non lo so per quale ragione me lo dà così, no? Quel tipo di cameratismo. E quindi ci può essere effettivamente una condivisione di una serie di esperienze, un L'amico attuale? sostegno. Attuale, sì, sì, sì. Mm. Mm. È venuto nel cinema? Sì, 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 è venuto. Non penso che sia esattamente il suo livello di consapevolezza, però devo dire che c'è molto affetto, come se questo affetto andasse un po' a compensare al fatto che lei ha compreso più cose. Mhm. Ma è un'anima affine? Allora, mi dà un livello 3 di affinità, però io ora come ora li vedo più legati da un'amicizia forte, profonda. Poi vedo che forse sta un po' più a lei, cioè se lei scegliesse di fare un passo ulteriore, allora sì, ma è come se lei la vedo un po' così, indecisa. Forse propenderebbe più per un'amicizia, una affinità animica, non un rapporto. Anche sai che cosa che io vedo? Che ormai lei non vuole più un rapporto istituzionale. Allora, lei ha avuto un rapporto istituzionale con il marito. Mm. E quello era proprio stare, diciamo così, nelle linee sociali. Poi ha avuto invece un rapporto di grande, ovviamente, fuoco e passione con la sua fiamma, e quello era veramente fuori da tutto quanto. E dopo aver vissuto questo, lei non ce la fa a ritornare in un rapporto istituzionale. Al momento la persona che lei frequenta è una buona persona, eh, E va bene così. e va bene così, esatto. Va bene. Va bene. Andiamo al cluster. Ok, mi fa vedere proprio una sequenza infinita di sassi, di sassolini, di varie fogge, di varie dimensioni, di vari colori. Mhm.
E mi fa vedere lei che ci va sopra, no? Tipo fosse una fune. Perché? Perché se le guarda e dice quante ne ho fatte? Una sassaia. Una sassaia, sì. Mm. Via questi sassi, via, via. Sì, via. Via i calcoli renali. Mm. Ok, via tutto, assolutamente. Si sono come sbriciolati appena il portale definitivo si è aperto, no? Si sono proprio sbriciolati, risucchiandosi all'interno. E lei ha chiuso proprio decisamente, no? Ha dato un colpo secco di chiusura al portale. Allora, lei adesso vedo che mette su questa spiaggia in cui erano prima collocati i sassi un ad eternum che è assolutamente simile ad un sole molto intenso, molto infuocato, molto rosso-arancio. Benissimo. Li ha tolti tutti, sì. Sì, tutti. Ok. L'ambiente in cui erano questi sassi, come lo vedi? Vedi? Era comunque ancora una spiaggia. È sempre una spiaggia, ok. Vi anche Sì. la spiaggia. Comunque il posto in cui ci sono i contratti Ok, è un posto che non ci interessa più, che appartiene al passato. ok. Sì, ma era una spiaggia effettivamente meno naturale, c'era, sai, la rete da beach volley. Mm. Mhm. Mm. Avatar. Mm. È proprio completamente scarico, è proprio con la testa giù a penzoloni, perché ormai il gioco per lui è finito. Ma già da un po' che è finito per lui il gioco. Dice già da un mesetto che non riusciva più a dirottare Carmela come voleva lui. Mhm. Ok, Via. Ovviamente assolutamente quando io sì. dico avatar vuol dire scrivania, computer, mouse, schermo, tutto, eh. Tutto quanto, c'era anche un posacenere, via quello pure. Cenere, Sì, ricordo di sì. tutto l'ambiente in cui si trova l'avatar. Non ci deve essere più niente, perché lei quando decide, crea che una cosa è finita, è finita. E questo era importante sottolinearlo. Il posacenere. No, Ah, quando mi lei toglie. decide che una cosa è finita, è finita. Aveva Sì. proprio bisogno di sentirselo dire. Sì, perché lei ha proprio bisogno anche di fare proprio piazza pulita di una serie di ricordi del passato, di tormenti, di domande anche che l'hanno assillate. Deve fare piazza pulita. Quindi è lei che decide che tutto questo è finito. Ok. Mette una ad eternum. Vedo che ne mette due, come se avessi bisogno di, insomma, un po' più sicurezza, no? Mm. Mhm. A che non ritornino certe dinamiche. Dove ne mette? Sì, è vero, è bella questa frase, va proprio bene. Mm. Sì. È l'unico modo per progredire e crescere continuamente. Al contrario, cioè, come dire, è anche il gesto massimo di assenza di paura, di massimo coraggio, Sì. mentre restare sempre nelle stesse cose è l'esatto opposto, mancanza di coraggio, mancanza di paura, cioè, modo per abbracciare la paura. Vabbè, insomma, hai capito. Va bene, con queste nuove condizioni, entità eteriche ci sono? No, non ci sono più. Mentali, impianti, Via, rimosso tutto. c'erano cloni? No, io non l'ho visto. Abduction? Sì, qualcuna ce n'è stata, ma più in passato. Non negli ultimi anni no. Ok.
Non c'è più niente, bene. Nuova frequenza. 192 miliardi. Consapevolezza. 276%. PS e PE. PS è andata un po' su, siamo al 67% della PS. Vite precedenti. 815. Cervello. 12%. Però il doppio, cioè oltre il 10 poi, perché? Mi dice lingue. È come se questa sessione le avesse dato un'ulteriore accelerata per apprendere più velocemente le lingue. E questo è una cosa incredibile ovviamente per il cervello. E lei già era portata, Sì, lei era particolarmente. già, certo. Ha iniziato a imparare il sardo, Sì, che è ma una secondo me lingua, non è una battuta. si interesserà anche a un'altra lingua di qui a breve. Quale? Non so. Eh, perché mi sembra che inizi a conoscere qualcuno e qualcuno o che viene da un altro paese o che gli dice che ha iniziato a studiare quella lingua. Ma io vedo però est come lingua, Vabbè. id est. Va bene, Vic a tutti quelli nel cinema. Dai, i figli li vedo già meglio. È servita tanto questa sessione a loro, eh? Mhm. Sì, anche il suo amico. Ok. Gli insegniamo a fare una Deternum, crearsi l'uomo energia e lo stesso Carmela può crearsi il suo uomo o donna energia. Sì, qua la sceglie donna energia, perché è un po' un modo mh, così per ricollegarsi al materno, al femminile. Le piace così, le piace che venga fuori questo. Mi piace l'idea che, sai che non so perché me l'ha detto adesso in finale, no? Il Mhm, fatto che lei abbia avuto, se non sbaglio, un paio di parti cesarei, era mhm. proprio questo suo bloccare anche il femminile. E mi Due. dice, se, eh, mi dice, come se io non potessi fare quella cosa da sola, no? Cioè io ero proprio lì nel carillon ed erano altri che dovevano realizzare una cosa così importante come il parto, non lo potevo realizzare io da sola. Invece adesso io sono in grado di partorire, di generare da me, di creare da me. Capito? Adesso io sono veramente donna anche da questo punto di vista, di creazione. La vedo, non so, in questo momento sai che cosa? Me la sta facendo vedere incinta, non perché lei ovviamente sarà incinta, però Mhm, proprio in questa sua capacità di creare, di dare luce, di portare al mondo qualcosa. mhm. Ok, controllo ai cani e alla casa. Sì, la casa vedo che solo più che altro risentiva delle sue interferenze mentali, di cui adesso è libera, Cani. quindi è a posto. Cani, ce n'è uno, lo vedo un po'. Allora, uno lo vedo abbaiare, poi ne vedo un altro invece un po', non so, che ha uno sguardo un po' malinconico. Mhm. Forse quello che abbaia tanto. Aspetta, eh. Ecco, quello lì, forse, ecco, quello lì c'ha un EDL. Ne do uno Mhm. un po' irrequieto, diciamo. Ok, vedo che lei praticamente le ha messo un ad eternum, tipo come se fosse a mo' di collare. Bene.
Adesso sono a posto. Sì. Immagine finale tra lei, uomo energia e il mare. Bella questa immagine. Allora, mi dà lei con un abito turchese, una collana di coralli al collo. Mhm. Vedo che cammina a fianco di uomo energia, sono in spiaggia sul mare e vedo proprio come il mare le lambisce i piedi e la vedo sana. Lei mi dice sono sana, non ho dolori e ho tanta voglia di fare e di imparare ancora. E infatti, col bel sorriso di Carmela, chiudiamo questa bellissima sessione. Mm? Bene, Pronta a tornare? sì.